benvenuti nel mio canale YouTube. Mi chiamo Sara e come primo video di presentazione ho deciso di fare un video scegliendo 5 oggetti che penso mi rappresentino abbastanza. Il primo oggetto è un fumetto, in questo caso ho scelto Campione, un manga di Dragon Ball. Sono cresciuta leggendo i fumetti di Topolino, ma da lì ad appassionarmi al mondo dei manga giapponesi il passo è stato veramente breve. Ho cominciato a voler diventare anch'io una famosa illustratrice e fumettista, questo è sempre stato il mio sogno fin da bambina, e così ho cominciato a disegnare ogni giorno durante le scuole elementari e durante le scuole medie. Come secondo oggetto, infatti, ho scelto questo gruppetto di strumenti da disegno molto basici, partendo da una matita, poi questo pennarello per inchiostrare, infatti inchiostrare è sempre stata la mia passione più grande, questo pennarello Copic che insieme agli acquerelli è la mia tecnica preferita per colorare, e una penna digitale perché ultimamente mi sono evoluta anch'io, diciamo, con le tecniche digitali, nonostante il tradizionale sia e resterà sempre imbattibile, secondo il mio parere personale. Ho deciso di provare, soprattutto per un grande salvataggio di tempo che la tecnica digitale offre, anche appunto questa esperienza su iPad con Procreate. In linea generale comunque inchiostrazione, illustrazione e colorazione tradizionale e in digitale. Questa è la mia top 3, diciamo, di metodi preferiti da disegno. Mi sono diplomata nel 2008 in grafica pubblicitaria, dopodiché non ho fatto università ma sono andata a fare una scuola di 3 anni, un corso di fumetto e di Photoshop a Padova. Purtroppo, come anche chi non è del settore, sarà facile immaginare che in Italia le offerte lavorative in questo settore non sono granché. Quindi purtroppo non sono riuscita a trovare nessuno sbocco lavorativo in questo campo e nel corso degli anni ho fatto vari lavoretti, partendo da commessa, segretaria, varie cose e finendo in un'area bimbi come animatrice. Un lavoro stupendo, molto divertente, però ovviamente mi dava poche soddisfazioni. Questo è il motivo per cui da quasi 3 anni vivo a Londra, mi sono trasferita qui a Londra ed è proprio qui, terzo oggetto, che ho deciso di intraprendere la carriera di tatuatrice. Questa è una macchinetta per tatuaggi. Purtroppo il momento non è stato dei più diciamo buoni, perché ho deciso di intraprendere questa carriera proprio con la nascita della pandemia. Dunque l'anno scorso, a marzo 2020, sul più bello che avevo cominciato a fare un corso per tatuatrice qui a Londra, è scoppiata la pandemia e quindi purtroppo attualmente sono ancora in pausa con questo mio sogno. Però questo è un sogno che non è nel cassetto, è semplicemente in stand-by, diciamo. Ecco, sono sempre stata appassionata del Giappone, di tutto quello che riguardava. Ovviamente, quarto oggetto, anche nel campo dei videogiochi. Questo è un Game Boy con la cartuccia di Pokémon Cristallo, che attualmente sto rigiocando, perché come avrete immaginato mi piacciono i Pokémon. Mi piacciono i Pokémon e nonostante non avessi mai avuto da bimba una console Nintendo, nel corso degli anni sono riuscita a recuperarle e a rigiocare i titoli più famosi e che finalmente sono riuscita a recuperare anche le cartucce. Pichu è la mia mascotte, è sempre stata la mia mascotte di sempre, quindi ho deciso di tenere lui come mascotte anche di questo canale, accompagnato dal Tamagotchi V3 versione con la bandiera inglese. Non si vede bene, però ve lo mostrerò anche successivamente.
visto che appunto abito a Londra, ho deciso di scegliere proprio quella determinata scocca per quel Tamagotchi. Ecco, sempre parlando della mia passione per il Giappone, i Tamagotchi sono stati, diciamo, un'altra delle mie passioni che sono nate grazie all'interessamento a quello che è il Giappone. Questo è stato, non è un Tamagotchi, lo so, ma è stato il mio primo virtual pet di quando ero piccola. È stata un'esperienza abbastanza triste, diciamo, perché è molto complicato da usare e per una bambina semplicemente era troppo complicato, quindi non lo so, forse non avevo letto bene le istruzioni o altro, fatto sta che ci sono rimasta malissimo quando appunto è scappato o era morto addirittura, quindi ecco. Questo l'ho recuperato qualche tempo fa, quindi non è proprio l'originale che avevo da bimba, che ovviamente, come la maggior parte degli altri miei giochi, è stato buttato via. Però è stato un piacere poterlo rigiocare da adulta, diciamo, sapendo quello che c'era da fare, quello che c'era da aspettarsi, insomma, e riuscendo con felicità, diciamo, a capire come funzionasse e a godermelo. Quindi questo è stato il mio primo virtual pet, ma è nel 2014, con l'uscita dei Tamagotchi Friends in Italia, che il mio mondo si è riaperto sotto questo punto di vista. Infatti il mio primo Tamagotchi è stato il Friends. Questo era l'ultimo oggetto. Con l'uscita del Tamagotchi Friends, dunque, ho deciso di andare a informarmi un po' come si era sviluppato nel corso degli anni in Giappone il mercato del Tamagotchi, e ho scoperto che esistevano i Tamagotchi a colori. Quindi è stato una rivoluzione e ho ordinato come primo mio Tamagotchi il Tamagotchi Peace. Eccolo qui, considerato attualmente uno dei modelli un po' più difficiletti, diciamo, non proprio il massimo per poter iniziare a affacciarsi a questo mondo, diciamo. Però per me, che già avevo cominciato a masticare un po' di giapponese grazie agli anime e grazie soprattutto a un corso triennale che facevo la sera di lingua giapponese, è stato abbastanza semplice e molto molto divertente, anche per esercitarmi appunto con la lingua stessa. Una volta appunto esplorato questo Tamagotchi, durante lo stesso anno, nel 2014, verso la fine, il Giappone annunciò un nuovo modello di Tamagotchi a colori, che sarebbe stato appunto il For You, e lo vedete in alto lì a sinistra. Il Tamagotchi For You dunque è stato il mio primo modello che veramente ho potuto apprezzare dall'inizio alla fine, quindi anche con tutto quello che ci va dietro per quanto riguarda l'uscita, proprio il release. Dunque, il posto migliore dove prenotarlo, tutta la scoperta che è stata per scoprire le nuove meccaniche di gioco, perché ogni modello ha delle meccaniche a sé, nonostante le cose basiche siano più o meno uguali per tutti i modelli. E quindi il Tamagotchi For You, proprio quello, è stato il mio Tamagotchi preferito e lo è ancora, appunto perché è stato il mio primo amore e di conseguenza non si scorda mai. Però effettivamente il mio primo a colori è stato proprio il Peace, questo qui. Ecco, quindi diciamo, come oggetti ho terminato. Vi spiego un attimo brevemente quello che vedete. Questi due sono due Tama Pillow realizzati a mano, uno da una mia carissima amica italiana e l'altro da una ragazza dei Paesi Bassi, entrambi acquistati su Etsy. Il mio nuovo Pokémon Wurmple Fit della nuova serie uscita in Giappone è un piccolo Tamagotchi nano dedicato al brand, al franchise di Demon Slayer, molto molto carino. E poi ovviamente le mie mascotte. Ecco, quindi
i miei oggetti, mondo di fumetto, mondo del disegno, mondo del tatuatrice, mondo del Tamagotchi e mondo Pokémon sono le mie specialità, più o meno. Diciamo, sicuramente il campo del tatuatore devo ancora approfondirlo sotto l'aspetto pratico, però sotto quello teorico ci siamo. Per il resto, se anche voi avete almeno una di queste mie passioni in comune, non esitate a contattarmi per una chiacchierata. Anche se non avete queste mie cose in comune, potete, se vi va, se vi ho incuriosito in qualche modo, mettervi in contatto con me per qualsiasi cosa, dubbi, spiegazioni, io sono qui. E inoltre sono molto contenta sempre di fare nuove amicizie, soprattutto se si hanno le passioni in comune. Ecco, detto questo, vi mando un saluto, vi ringrazio un sacco di avermi guardata fin qui, perché questi video di presentazione sono sempre i più noiosi. Infatti non sapevo manco io come poterlo rendere un po' più carino. Ho deciso di farlo appunto mostrandovi questi oggetti, però insomma i prossimi video saranno incentrati su alcuni modelli di Tamagotchi che magari non sono ancora stati così poi conosciuti in Italia, e anche su aggiornamenti in generale della mia vita, come vanno le cose qui a Londra, eccetera. Sempre se vi può interessare. Comunque sono sempre stata una ragazza molto creativa e anche questo mio canale YouTube è, diciamo, una proiezione di quello che sarà, di quello che è la mia creatività. Quindi creare video così è sempre stata una cosa che avrei voluto fare fin dai tempi dall'uscita del For You, solo che semplicemente mi chiedevo, ma a chi può interessare? Invece oggi, nel 2021, la community italiana dei Tamagotchi, dei fan di Tamagotchi, ha un sacco di iscritti su Facebook, quindi sono veramente contenta che anche in Italia il mondo dei Tamagotchi si sia ampliato. Infatti vi consiglio di andare a vedere, se ci siete, su Facebook questo magnifico gruppo, perché ovviamente al tempo, nel 2014, esisteva solo il gruppo internazionale, quindi formato da gente prettamente americana, con cui appunto condividere queste cose sarebbe stato un po', non lo so, era come una mosca bianca, nonostante comunque ci fossero alcuni italiani presenti nel gruppo, però con gli anni poi siamo aumentati sempre di più e questa cosa mi ha fatto solo che piacere, quindi veramente sono contentissima. Che dire, vi saluto e ci vediamo alla prossima, spero di non avervi annoiato e vi auguro una buona continuazione. Ciao!